Sax tenore Selmer serie 3. Lo proviamo? Ciao, sono Emanuela e sono una sassofonista professionista. Mi occupo essenzialmente di didattica, con lezioni nel mio studio di Bergamo e soprattutto online. Le mie lezioni sono rivolte a persone che vogliono partire da zero, che già suonano lo strumento per migliorare la tecnica strumentale, il linguaggio jazzistico e l'improvvisazione, ma anche percorsi di coaching per musicisti o studenti agli ultimi anni di conservatorio che vogliono migliorare le loro performance. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato sulle nuove uscite e i contenuti esclusivi. E se vuoi sostenere il mio lavoro, puoi fare una donazione con Super Grazie che mi permetterà di creare webinar gratuiti e avere precedenza su commenti e domande. E un grazie di cuore a tutti quelli che lo stanno già facendo. Offre alle mie mani un bellissimo sax tenore Selmer, modello serie 3, prodotto nel 2004. Questo strumento ha un'impronta classica perché è stato proprio pensato per i musicisti di musica classica. Poi adesso lo proviamo, magari per il jazz è altrettanto valido. Pensato, come dicevo prima, per i musicisti classici che hanno bisogno di una tecnica molto sviluppata, quindi questo strumento ha migliorato l'ergonomia delle chiavi e l'action delle chiavi è molto fluida. Queste leve, per esempio, sono fatte in diagonale in modo da migliorare la comodità nell'utilizzo. La bascula, per esempio, non è più pensata come nel serie 1 e nel serie 2, ma è un pezzo unico con la chiave del si bemolle. Inoltre la chiave dell'ottava è molto ergonomica e quando si utilizza la corsa è veramente ottimizzata. In questo modello inoltre la campana non è incisa. È stata fatta una overall completa da Claudio Origliano che ha rettificato tutti i caminetti. Per la collimazione ha rettificato anche le chiavi, ha cambiato tutte le molle. Infine sono stati sostituiti tutti i tamponi con risuonatori metallici senza rivetto. E tu mi chiederai come mai sono stati utilizzati questi tipi di risuonatori? Perché avendo una superficie pura, le frequenze del suono non si vanno a rompere e quindi il suono risulta più timbrato, più rotondo e più omogeneo. Ma ciancio a tutte le bande e andiamo subito a provarlo! Di solito utilizzo per le recensioni il mio Otolink Tone Master 8. Quest'oggi invece ho preferito utilizzare un'imboccatura in ebanite perché valorizza di più questo strumento. A livello meccanico questo strumento mi è apparso veramente molto comodo da suonare, fin troppo forse, perché io con il mio serie 2 non sono così comoda. Questo è veramente molto comodo da suonare. L'action delle chiavi l'ho trovato veramente molto performante e in generale il settaggio della meccanica è veramente ottimo. Buona l'intonazione dello strumento su tutti i registri. A livello sonoro questo strumento mi ha stupita perché la prima ottava ha un timbro molto bello, molto ricco di armonici, molto presente, e mi aspettavo che nella seconda e terza ottava questa caratteristica permanesse e invece no. Ho notato che man mano che si va su lo strumento tende a diventare sempre più chiaro a livello sonoro. Forse per alcuni generi musicali potrebbe anche essere una qualità, a me onestamente come jazzista questa caratteristica non piace tanto.
Poi, come sappiamo, ogni strumento va provato con setup diversi, bisogna capire che tipo di musica bisogna suonarci, quindi ovviamente è anche molto soggettiva la questione. Quindi prima di prendere decisioni è sempre meglio provare uno strumento con diverse tipologie di imboccature, di ance, per farsi un'idea un pochettino più dettagliata. Spero che questa pillola possa esserti utile, ricondividila liberamente con i tuoi amici musicisti. Io ti saluto e ti do appuntamento alla prossima recensione. Ciao ciao!